Finalmente ci siamo. Durante l'opening night live della Gamescom è stato reso pubblico il primo trailer ufficiale della seconda stagione della serie TV di Fallout, se escludiamo quel brevissimo teaser riservato alla stampa ma che è liccato in rete. A differenza del precedente, il contenuto di questo nuovo trailer è decisamente ricco e degno di nota. Tra il ritorno di personaggi e luoghi ben conosciuti come il Senior House, la strip di New Vegas, Novak oppure la Legione di Caesar, una confraternita d'acciaio che sembra essere pronta a espandersi con una armata di dirigibili, nuovi flashback del mondo prebellico che potrebbero forse far luce sugli eventi che hanno portato alla Grande Guerra. Insomma, questa seconda stagione sembra voler mettere parecchia carne sul fuoco e io non posso fare a meno che esserne quantomeno interessato. Prima di parlare del trailer in sé, però, vorrei soffermarmi su un paio di informazioni che ritengo decisamente importanti. Innanzitutto, ora abbiamo una data definitiva, forse, per la messa in onda della stagione 2, ovvero mercoledì 17 dicembre 2025. Come annunciato sul palco della Gamescom da Geoff Keighley, a differenza della prima stagione, Prime Video non rilascerà tutti gli episodi insieme, ma questi usciranno a cadenza settimanale, ogni mercoledì. E se gli episodi saranno effettivamente 8, come riportato da IMDb, che tra l'altro sarebbe lo stesso numero di episodi della prima stagione, quindi avrebbe senso, ciò significa che l'ultimo episodio della stagione 2 verrà rilasciato il 4 febbraio 2026, ovviamente sempre dando per scontato che esca un solo episodio a settimana. Personalmente sono molto contento che non verranno pubblicati tutti gli episodi in un singolo blocco, così almeno non sono obbligato a farmi una maratona per guardarmi tutta la stagione insieme, per evitare di beccarmi spoiler su internet. E poi dai, ammettiamolo, è molto meglio aspettare settimana per settimana un nuovo episodio, dandoci il tempo di assimilare il tutto molto meglio, o almeno io la penso così. Vi anticipo già che, come ho fatto per la prima stagione, guarderò in diretta tutti gli episodi su Twitch e che su YouTube uscirà un video commento dopo ogni singola puntata. Detto ciò, direi che possiamo iniziare con l'analisi effettiva del trailer, anche perché ci sono molte cose di cui discutere e io ho molte teorie al riguardo, anche se probabilmente le cannerò tutte quante, ma ho voglia di provarci. Il trailer inizia mostrandoci Lucy McLean, il ghoul e il cane di Wilzig, ovvero CX-404, che sul finale della scorsa stagione è stato ribattezzato Dogmeat dal ghoul stesso, camminare nel deserto, probabilmente è quello del Mojave. Fuori campo si sente un dialogo tra Lucy e una voce femminile di un personaggio non ben identificato. Lucy dice che sta cercando qualcuno e la donna ignota le risponde che non è l'unica persona con questo scopo e le chiede se è qualcuno a cui tiene o qualcuno che odia. Ovviamente la persona a cui Lucy si riferisce è il padre, Hank, che sul finale della prima stagione si è rivelato essere un freddo e spietato dirigente della Vault-Tec, che ha letteralmente detonato una città per mezzo di una bomba atomica con la madre di Lucy ancora dentro. Nel video dove ho parlato della prima stagione ho definito un po' troppo repentino il cambio di opinione di Lucy nei confronti del padre, anche se alla fine ci poteva stare data la gravità del gesto commesso. Mi aspetto però che in questi nuovi episodi la ragazza sia un po' più interdetta e che tra Lucy ed Hank si sviluppi una sorta di rapporto di amore e odio. Insomma, sarebbe più interessante vedere la ragazza un po' incerta su cosa pensare del padre e che in fondo non voglia credere che sia al 100% un pezzo di merda, anche se, diciamoci onestamente, lo è. In fin dei conti, è suo padre, gli vuole bene, è stata cresciuta da lui ed è in primis il motivo per cui è uscita dal Vault 33, ma al tempo stesso ha fatto una cosa orribile, per cui inevitabilmente lo odia. Infatti nel trailer anche il ghoul è interessato a capire cosa prova Lucy per il padre in questo momento e si intromette dimostrando una certa curiosità. Ecco, ora come ora mi sento un po' come lui, seduto in un angolo, in attesa di capire cosa risponderà la ragazza. E sempre a proposito di Hank McLean, in questo nuovo trailer viene mostrato entrare in quella che sembra essere una base sotterranea della Vault-Tec, che non abbiamo mai visto in Fallout New Vegas. Ora, è presto per capire cosa voglia fare lì dentro, ma se devo provare a indovinare, credo che sia intenzionato a incontrare qualcuno di molto importante che si trova in quella base. Che ci sia qualche alto dirigente della Vault-Tec, chissà, magari qualche membro del consiglio di amministrazione, oppure proprio la moglie di Cooper Howard, che, considerando ciò che ci ha mostrato la prima stagione, sembrava piuttosto convinta, diciamo così, della causa della Vault-Tec. Durante la visione in diretta del trailer, qualche utente in chat suggeriva la possibilità che questa base fosse sotto New Vegas e che fosse accessibile tramite il Vault 21. Dopotutto nel videogioco non abbiamo visto la completezza del Vault, dato che i piani inferiori erano inaccessibili.
L'idea ci potrebbe anche stare, però voglio ricordare che in teoria, da quello che viene detto in Fallout New Vegas, i piani inferiori del Vault 21 non solo sono inaccessibili, ma sarebbero addirittura ricoperti da una colata di cemento. Secondo me, se questa base sotterranea della Vault-Tec si trovasse davvero sotto New Vegas, allora un punto d'accesso sensato potrebbe essere il casino The Tops, visto che era stato anche anticipato come luogo importante sin dai titoli di coda della prima stagione. Inoltre, se davvero renderanno il The Tops un punto d'accesso per una struttura della Vault-Tec, allora ciò si ricollegherebbe ad un piccolo segreto di New Vegas. Se avete giocato Fallout New Vegas, allora probabilmente vi ricorderete della suite di Benny al 13° piano del The Tops, dove sta pianificando il suo complotto per destituire il Signor House. Ecco, dalla sua suite è possibile accedere ad un corridoio che porta ad un ascensore, inutilizzabile senza la relativa chiave. Questa chiave non è ottenibile e la porta dell'ascensore può essere sbloccata solamente utilizzando i comandi della console. Facendo ciò, ci ritroveremo in un'area mai completata del Vault 21. Ora, quest'area è un vicolo cieco, perché non è previsto che il giocatore possa accedervi, ma secondo le parole del game director di Fallout New Vegas, Joshua Sawyer, quell'area sarebbe la via di fuga segreta che Benny utilizza nel caso in cui riesca a scappare dal corriere dopo averlo incontrato al casino. Cosa diavolo? Rimaniamo sui binari giusti, mosse delicate come dei delicati bebè. Perciò, chissà, magari vogliono proprio sfruttare questo piccolo segreto di New Vegas per rendere il The Tops un punto d'accesso ad una struttura segreta della Vault-Tec. Sono molto curioso al riguardo. Vedremo. Tornando al trailer, questo prosegue mostrandoci alcune scene già viste nel teaser riservato alla stampa, solo che ora Lucy chiede al ghoul perché Hank dovrebbe essersi diretto verso Las Vegas e il ghoul risponde: vuoi sapere perché è finito il mondo? Qui iniziò tutto, con un solo uomo. Ora, questa specifica frase ha diviso un po' gli animi dei fan, per una semplice ragione. Dato che mentre si sente questo scambio di battute viene mostrata New Vegas, per meglio dire Las Vegas, secondo diversi utenti in rete, il trailer vorrebbe suggerire che la vera persona responsabile della Grande Guerra è colui a capo di New Vegas, il Signor House, che successivamente viene anche mostrato in carne ed ossa, nel suo attico in cima all'H 38. Ma, con tutta onestà, se vi devo dare la mia opinione, credo che questo sia un tentativo di sviare lo spettatore da parte di chi ha realizzato il trailer. Dopotutto, non sappiamo in che contesto viene pronunciata questa specifica frase nella serie TV, dando per scontato che verrà effettivamente pronunciata e non sia stata pensata solo per il trailer. Non sarebbe una novità, infatti, se in un trailer promozionale ci fossero delle scene finte, dei finti spoiler, per evitare di fare dei veri spoiler. Ma ipotizzando che questa frase verrà effettivamente detta e che il ghoul si riferisca davvero a Robert House e lo ritenesse la causa della Grande Guerra, non è detto che il ghoul sappia davvero cosa è successo quel giorno. In una serie ben scritta, sperando che questa lo sia, nessun personaggio è la bocca della verità. Un personaggio potrebbe avere una conoscenza solo parziale dei fatti, oppure, più banalmente, potrebbe mentire. Ma mettendo tutto ciò da parte, trovo alquanto improbabile che il Signor House sia la persona responsabile dell'inizio della Grande Guerra, considerando ciò che sappiamo di lui da Fallout New Vegas. Che cosa intendo? Mettiamo caso che sia così. Che House sia davvero la persona che ha iniziato la Grande Guerra. Se così fosse, allora sarebbe un totale rincoglionito. Ragionateci su. House, dal via alla Grande Guerra, nonostante il Platinum Chip necessario per aggiornare il suo sistema di difesa contro le bombe, sarebbe arrivato solamente il giorno dopo? La butto lì, non sarebbe stato meglio aspettare un giorno? Non mi sembra che abbia molto senso. Come ho detto in più di un'occasione, la risposta alla fantomatica domanda chi ha iniziato la Grande Guerra, anche se secondo me non è neanche necessaria una risposta a questa domanda, ma lasciamo perdere. Comunque, per me la risposta, usando il rasoio di Occam, è molto semplice e terra-terra. Non è stato House, nemmeno la Vault-Tec, l'Enclave, gli alieni, qualche creatura di ispirazione Lovecraftiana, gli Illuminati, i Patriots, l'Organizzazione 13, Andreotti. Insomma, secondo me la risposta è una sola e molto semplice. La Cina. Dopotutto, vi ricordo che dopo l'invasione cinese di Anchorage, respinta dalla controffensiva americana nell'anno 2077, la Cina stava perdendo la guerra, e anche malamente. Tant'è che gli americani avevano perfino iniziato un'invasione dell'entroterra cinese. Sull'isola di Manbajau le notti sono fredde, insolito per l'Asia sud-orientale, ma il 5° reggimento di fanteria si trova a suo agio come se fosse a un picnic autunnale. Sarà facile per i nostri Hellcat meccanizzati ricacciare i folli comunisti nel mar di Bohol.
Perciò, per me, la risposta più semplice e sensata è che la Cina, sull'orlo del baratro, abbia deciso di portare con sé gli odiati americani, iniziando così una guerra nucleare. Tanto, a conti fatti, era spacciata comunque. Con questo non sto dicendo che House sia un santo, perché non lo è, e sicuramente ha tratto grossi profitti dalla guerra contro la Cina. Penso banalmente a tutte le volte che la Robco ha collaborato con l'esercito, dalla fornitura di robot più semplici come i Protectron e gli Assaultron, fino ai progetti più complessi, come il Liberty Prime. Ma da qui a definirlo la persona responsabile della fine del mondo, colui da cui è iniziato tutto, mi sembra alquanto esagerato. Certo, magari la serie TV ci farà scoprire dei retroscena mai visti prima sulla figura di House, e anzi, lo spero. Altrimenti per quale ragione me lo mostra a fare? Solo per del becero fanservice? Ma parliamo di House un po' più nello specifico, e partiamo dall'elefante nella stanza. In questa seconda stagione, Robert Edwin House verrà interpretato da Justin Theroux, attore celebre per aver recitato in film come Mulholland Drive di David Lynch o nella serie televisiva The Leftovers. Ma è anche giusto ricordarlo per quello che è sicuramente il ruolo più importante di tutti, ovvero il padre di Megamind. Tornando a noi, non è ben chiaro il motivo del recast di House, togliendo il ruolo a Raffi Silver, che per l'appunto l'aveva interpretato nell'ultimo episodio della prima stagione, durante la scena al quartier generale della Voltec. Forse ci sono state delle divergenze con l'attore e hanno deciso di rimpiazzarlo, oppure si sono resi conto che l'interprete non era adatta al ruolo. In ogni caso, non ci dato saperlo, e con molta probabilità non lo sapremo mai. Nel trailer, House viene mostrato dialogare con Cooper Howard presso il Lucky 38 e dalle poche frasi che possiamo sentire è evidente che stia preparando il terreno per la sua personale autocrazia, la New Vegas che vedremo nel videogioco, dato che dice che le bombe rappresentano solamente il principio. Inoltre, House si descrive come il migliore nel suo campo, ovvero conoscere ogni cosa. Insomma, sembra essere il solito e vecchio House, estremamente sicuro di sé e altezzoso. Ma che ruolo avrà House in questa seconda stagione? E soprattutto, cosa vuole da Cooper Howard? In nostro soccorso abbiamo le parole dello stesso Justin Theroux rilasciate in un'intervista al periodico GQ, uscita il giorno stesso del trailer. Justin rivela di aver accettato il ruolo dopo la chiamata del suo amico Walton Goggins, ovvero l'interprete di Cooper Howard, e parlando della sua esperienza sul set dice: ogni volta che giriamo le nostre scene insieme, riferendosi a Goggins ovviamente, siamo solo io e lui a fare questo duetto. Sono scene grandi e corpose, partecipo anche ad un po' d'azione, ma la maggior parte sono scene molto intense riguardo statistiche e cifre sull'Apocalisse e su come Cooper Howard figuri nell'equazione. Con le sue parole, il signor Theroux sembra quasi voler suggerire che House appaia solo ed esclusivamente in opposizione a Cooper Howard, e quindi nel mondo prebellico, a parte qualche rara eccezione. Tuttavia il trailer ci mostra una possibile traccia della presenza di House durante gli eventi della seconda stagione della serie TV, che vi ricordo è ambientata nell'anno 2297, quindi 220 anni dopo la Grande Guerra, e 15 anni dopo il finale di Fallout New Vegas. Infatti il trailer ci presenta il ritorno di un altro personaggio di New Vegas, molto legato alla figura di House. Mi riferisco al Securitron Victor, colui che salva il corriere protagonista del videogioco a Good Springs dopo l'incontro con Benny e che lo aiuterà a raggiungere New Vegas e il signor House. È evidente che questa scena con Victor non sia ambientata nel mondo prebellico. Prima di tutto perché è presente il Ghoul, e poi per via dei manifesti e della bandiera della RNC. Perciò House sarà presente solo nei flashback oppure avrà un ruolo importante anche nel presente della serie TV? Per ora abbiamo davvero pochi elementi per capirlo, ma se mi devo sbilanciare, considerando le parole di Theroux, credo che House avrà una grossa rilevanza soltanto nei flashback e che verrà magari menzionato nel presente, ma che non abbia un ruolo di primaria importanza. Una cosa del trailer che però mi ha lasciato stranito è il modo in cui House si riferisce a Cooper Howard, che lo descrive come un uomo di indole violenta e che non ha intenzione di ucciderlo, per ora. Voglio dire, la descrizione calzerebbe anche bene se stessimo parlando del Cooper Howard post Grande Guerra, al Ghoul insomma. Il Cooper Howard prebellico però, da quel che si è visto nella prima stagione, non mi è parso un uomo violento. La domanda però rimane: a quale scopo House convoca nel Lucky 38 un uomo di indole violenta come Cooper Howard? Durante l'intervista, Theroux approfondisce anche questo argomento e le sue parole sono piuttosto interessanti. Troviamo House in un luogo, mentre si prepara a salvare Las Vegas dall'imminente apocalisse, che è previsto con un margine d'errore di minuti o giorni, credo. L'algoritmo che ha eseguito gli ha detto esattamente quando accadrà l'apocalisse e come accadrà.
Non dirò altro, se non che c'è un'imperfezione, un qualcosa che non torna, e lui deve chiamare Cooper Howard per aiutarlo a capire cos'è che non torna. Onestamente, non riesco a immaginare che cosa possa volere House da un attore di Hollywood. L'unica cosa sensata che mi viene in mente è che House stia cercando informazioni sulla Vault-Tec, e dato che la moglie di Cooper Howard è un pezzo grosso dell'azienda, l'attore potrebbe essere la persona adatta per fare del classico spionaggio industriale. Ma c'è una cosa su cui mi voglio soffermare, ovvero che Theroux, nella sua intervista, cita un elemento di trama di Fallout New Vegas, che a questo punto mi aspetto verrà approfondito. Mi sto riferendo al fantomatico algoritmo e ai calcoli che House avrebbe fatto per prevedere la fine del mondo. Considerando che la questione dei calcoli di House è una cosa effettivamente solo accennata e a dirla tutta neanche così importante o enfatizzata nel videogioco, ciò mi fa pensare che chi sta realizzando la serie TV abbia quantomeno una conoscenza buona del materiale originale, o almeno lo spero. Dopo averci mostrato House, il trailer ci sbatte in faccia tantissimi luoghi e fazioni già visti in Fallout New Vegas, e non solo. Prima di tutto, la legione di Caesar sembra essere ancora attiva nel Mojave, considerando che Lucy incontrerà dei legionari. Viene anche mostrato di spalle quello che penso possa essere un nuovo Caesar, oppure un legato, visto che la sua armatura sembra ricordare molto quella indossata da Lanius in Fallout New Vegas. Personalmente non credo che sarà lo stesso Caesar che abbiamo visto nel videogioco, trovo alquanto improbabile che sia sopravvissuto, ma mai dire mai. La piccola cittadina di Novak sembra essere occupata da dei predoni, che Lucy e i ghoul affronteranno, o per meglio dire, faranno esplodere in 1000 pezzi. Questi però forse non sono dei generici predoni, dato che in questo frame è possibile vedere diverse insegne dei Great Khan. Perciò siamo forse di fronte all'ennesima rifondazione dei Khan? Il trailer ci mostra anche Freeside, nello specifico l'Atomic Wrangler, e poi la banda di cosplayer di Elvis Presley preferita da tutti, i King, che da questi pochi frame sembrano essere dei ghoul ferali. Particolare come cosa, e ciò mi fa chiedere, per caso il re è morto? Tra l'altro vorrei far notare che Freeside parebbe essere ancora abitata e che ci sia una sorta di società, visto che fuori dal Wrangler è presente un banchetto di un venditore ambulante, presumo. A differenza di New Vegas, che da quel poco che possiamo vedere sembra essere in rovina e disabitata, se non da qualche creatura pericolosa come i Deathclaw e magari gli scorpioni radioattivi. E a proposito di Deathclaw, piccola nota riguardo la versione italiana del trailer. Nell'ultimissima scena, Lucy e il ghoul si trovano faccia a faccia con un Deathclaw, appunto. La ragazza si volta verso il ghoul e dice testuali parole: "Io non condivido il tuo modo di agire", e successivamente i due scappano verso l'uscita. Ecco, se state pensando che questa frase non ha il minimo senso in questa scena, beh, avete ragione, non lo ha. Infatti, nella versione originale, Lucy dice "I defer to you about what to do in this situation", traducibile come "mi rimetto a te riguardo a cosa fare in questa situazione". A quanto pare New Vegas e le traduzioni in italiano in generale sembrano non andare molto d'accordo considerando il trattamento riservato al videogioco. Speriamo che questo sia un errore riservato solo al trailer e che la serie TV sia scevra da scivoloni del genere. Tornando al contenuto del trailer, questo mostra anche quella che sembra essere Anchorage, con tanto di Cooper Howard che indossa un'armatura atomica T-45. Dopotutto, grazie alla prima stagione, sapevamo già che l'attore ha combattuto ad Anchorage e che ha visto coi propri occhi il difetto dell'armatura atomica. Personalmente sono molto incuriosito di vedere questi specifici flashback, anche perché sarebbe la prima volta nella saga in cui vediamo cosa succede effettivamente in Alaska. Certo, abbiamo già visto la riconquista della città nel DLC di Fallout 3 Operation Anchorage, dove il protagonista rivive la liberazione della capitale dell'Alaska dagli invasori cinesi grazie ad una simulazione. Tuttavia, vi voglio ricordare che la suddetta simulazione era, citando i rapporti dei tecnici, lontanissima dalla realtà e che il generale Chase dell'esercito americano chiedeva in continuazione ai tecnici di modificare la simulazione, aggiungendo elementi improbabili e mai accaduti. Perciò è per questo che dico che sarebbe la prima volta che vedremo Anchorage. La seconda stagione sembra non essersi dimenticata della questione dei 3 Vault, dato che nel trailer vengono mostrati gli abitanti del Vault 33 che sembrano partecipare a una festa di qualche tipo, ma soprattutto vengono mostrate persone con tute del Vault 31 affrontare degli scarafaggi radioattivi, o per meglio dire, tentare di avere salva la vita scappando in maniera disperata. Vi ricordo che il Vault 31 è abitato dai dipendenti della Vault-Tec che facevano parte del gruppo degli amici di Bud,
Quindi sì, a quanto pare in questa seconda stagione avremo dei dipendenti della Vault a piede libero e colui che li ha liberati è quasi certamente Norm MacLean, il fratello di Lucy, che sul finale della prima stagione aveva scoperto la vera natura dei tre Vault. Tra l'altro, in questa immagine promozionale, rilasciata a ridosso del trailer, Norm non sembra avere buone intenzioni. Oserei dire che se si facesse crescere dei baffi, assomiglierebbe molto ad un famoso pittore austriaco. Nella seconda stagione farà il ritorno il nostro scopatore di galline preferito, e a questo punto mi aspetto che spiegheranno cosa c'era in quel siero che ha dato a Thaddeus per rimediare alla ferita al piede. Ma passiamo all'ultimo argomento ancora non trattato dal trailer. La confraternita d'acciaio è il terzo protagonista della serie TV, Maximus. Nell'ultimo episodio della prima stagione avevamo lasciato la confraternita subito dopo la vittoria contro la RNC presso l'osservatorio Griffith. La fazione aveva recuperato la tecnologia della fusione fredda e Maximus veniva acclamato dai suoi confratelli come colui che diventerà cavaliere. Tutto questo solo perché si è preso il merito non suo di aver ucciso Moldaver, ma lasciamo perdere. In questo nuovo trailer, la confraternita d'acciaio sembra essere sul punto di invadere l'Area 51, e dico che è l'Area 51 perché sull'edificio c'è letteralmente scritto Area 51 a caratteri cubitali. Il che è alquanto ironico, voglio dire, io non ci sono mai stato, come neanche voi penso, ma immaginate se fosse così anche nella vita reale. Cazzata a parte, per chi non lo sapesse, l'Area 51 è una base militare localizzata nel Nevada, a nord-ovest di Las Vegas, molto conosciuta per via di svariate teorie del complotto. Alcuni credono che sia il posto in cui è stato filmato il finto sbarco sulla Luna nel 1969, mentre altri credono che sia un luogo dove si studiano forme di vita aliene e la loro relativa tecnologia. Queste e altre svariate dicerie sono nate nel corso degli anni per via dell'intensa segretezza riguardo alla base militare, tant'è che la CIA ha ammesso l'esistenza dell'Area 51 solamente nell'anno 2013, desecretando diversi documenti riguardo storia e obiettivi della base. Di conseguenza, quando si pensa all'Area 51, tutti pensiamo a una cosa: alieni. Perciò la confraternita d'acciaio sta cercando materiale alieno? Magari se ne imbatterà per puro caso? Ma poi, nel mondo di Fallout, che cos'è l'Area 51? Ha effettivamente a che fare con gli alieni? È già stata menzionata in qualche occasione? La risposta a quest'ultima domanda è sì. Nei videogiochi della saga di Fallout, l'Area 51 viene menzionata soltanto in una singola occasione, nel primo capitolo, datato 1997. In un incontro casuale della zona contaminata di Fallout 1, infatti, è possibile trovare un disco volante schiantato al suolo. Vicino a questo disco volante sono presenti due cadaveri di alieni, con dei testoni enormi. Giusto per la cronaca, all'epoca gli zetani, che ormai siamo abituati a vedere in Fallout, non esistevano, dato che sono stati introdotti per la prima volta in Fallout 3. Comunque, avvicinandosi e analizzando il disco volante, è possibile leggere la seguente descrizione. Trovi una piccola etichetta che dice proprietà dell'Area 51. Chi lo trovasse è pregato di riportarcelo. Ora, questo incontro casuale è pensato per fare una battuta sulla famosa reputazione della base militare e di conseguenza non lo prenderei troppo seriamente. E se ve lo stesse chiedendo, i due cadaveri di alieni possiedono uno un blaster alieno con delle munizioni e l'altro un ritratto di Elvis Presley. Non sto scherzando. Sempre riguardo l'Area 51, giocando a Fallout New Vegas potreste esservi chiesti: ehi, l'Area 51 effettivamente non è così distante da Las Vegas, perché non l'hanno inserita nel gioco? In GTA San Andreas c'era, no? Ecco, questa domanda è stata posta anche al già citato Joshua Sawyer, non la parte di GTA, quella l'ho aggiunta io. E la sua risposta è stata: in realtà non è così vicina, e poi non c'è molto nello spazio tra Las Vegas e l'Area 51. Inoltre, l'Area 51 è strettamente associata, nella cultura popolare perlomeno, agli alieni, un argomento già trattato da Bethesda in Mothership Z. Dalle parole di Sawyer è possibile dunque intuire che se mai avessero messo l'Area 51 nel videogioco, allora avrebbero trattato l'argomento alieni. Tra l'altro, realizzando questo video, mi sono reso conto di una cosa. Come vi dicevo, l'Area 51 si trova a nord-ovest di Las Vegas, e cosa c'è nella zona a nord-ovest della mappa di gioco di New Vegas se abbiamo scelto il tratto zona contaminata selvaggia? Gli zetani. Perciò questo particolare evento potrebbe essere un riferimento all'Area 51, che magari inizialmente era nei piani degli sviluppatori, ma che infine non è stata inserita nel gioco. Voi cosa ne pensate al riguardo? Magari sono io che ci voglio vedere troppo. Comunque, come dicevo, l'Area 51 non viene menzionata in nessun videogioco della saga che non sia il primissimo Fallout, ma la base militare viene citata in un'avventura per il GDR cartaceo di Fallout realizzato da Modifius, chiamata Showdown in Skull Canyon,
tradotto in italiano come resa dei conti al Canyon del Teschio. Non vi voglio fare spoiler riguardo all'avventura nel caso vogliate giocarla, anche perché ne vorrei parlare prima o poi in un video sul canale, ma sappiate che in questa avventura l'Area 51 venne menzionata e sì, ha a che fare con gli Titani. Comunque io prenderei con le pinze le informazioni nel GDR cartaceo di Fallout, perché non è ben chiaro se le sue avventure vengono considerate canoniche o meno, dato che non c'è mai stata una conferma o una smentita. Ma in ogni caso, a questo punto mi aspetto che la confraternita d'acciaio in questa seconda stagione si imbatta in qualche manufatto zetano, anche solo un classico blaster alieno. Non dico che sarà un elemento di trama importante, onestamente non me l'aspetto. Da quel poco che si è visto nel trailer tra i vari dirigibili e i Vertibird, mi aspetto piuttosto che la fazione sia nel bel mezzo di una campagna di espansione, oppure che stiano cercando di raggiungere la costa est, setacciando le rovine lungo il percorso. Ma passando a Maximus, ho l'impressione che prima o poi possa disertare la confraternita. Perché lo credo? Prima di tutto perché nella prima stagione non mi sembrava così convinto degli ideali e della causa della confraternita d'acciaio. Poi, in questo trailer, viene mostrato scappare insieme a qualcuno nell'armatura atomica lontano dai dirigibili della confraternita. Certo, c'è anche la possibilità che semplicemente stiano scappando per salvarsi la vita, ma ragionandoci, non sarebbe più sicuro stare con gli altri confratelli a difenderti piuttosto che scappare in un deserto senza una meta ben definita? Comunque, la vera ragione per cui ho pensato in primis che Maximus possa disertare la confraternita è uno dei 3 poster promozionali della serie TV. In quello con Maximus protagonista è possibile notare che nella mano destra sta tenendo in pugno il dispositivo necessario per la fusione fredda, realizzato da Wilzig, e non lo sta tenendo in mano come per mostrarlo orgogliosamente a tutti i confratelli, ma è quasi come se lo stesse nascondendo. Perciò la mia teoria è questa. Maximus ad un certo punto si allontanerà dalla confraternita d'acciaio, portando via con sé la tecnologia della fusione fredda, magari perché ritiene che questa tecnologia così preziosa non sia in buone mani con la confraternita. Poi c'è anche la possibilità che in realtà lui è l'eroe prediletto della confraternita e che dopo che le cose si sono messe male, lui è l'unico sopravvissuto insieme ad un tizio a caso in armatura atomica e il duo porterà con sé la fusione fredda a piedi dal Nevada verso la costa est, verso i fantomatici alti ranghi del Commonwealth menzionati nella prima stagione, ma personalmente lo trovo alquanto improbabile. Anche qui fatemi sapere cosa ne pensate voi, sono molto curioso di leggervi. Prima di concludere il video voglio parlare di un'ultimissima cosa. Io so che se avete giocato a New Vegas c'è una domanda che vi attanaglia sin da quando avete visto il finale della prima stagione. Ma quindi questa serie TV deciderà un finale canonico per New Vegas? Deciderà chi ha vinto la seconda battaglia di Hoover Dam? Onestamente io penso che lo farà, o meglio, deve farlo, a meno che non abbia l'intenzione di introdurre un evento così importante accaduto dopo Fallout New Vegas che rende inutile la scelta del Corriere, e Dio ce ne scampi da una roba del genere. In questo momento è certamente presto per capire se hanno scelto un finale specifico su cui scrivere questa seconda stagione della serie TV, ma io ho una mia teoria. Seguitemi. Sin dai titoli di coda della prima stagione di Fallout era possibile vedere una New Vegas in rovina, così come quella che viene mostrata in questo trailer. Perciò mi sono detto, esiste un finale di Fallout New Vegas in cui la città finisce in rovina? Molto probabilmente lo sapete anche voi. È il finale di Vegas Indipendente, quello in cui il Corriere sfrutta Yes Man per diventare capo della città. Ma quello che forse potreste non ricordare è che Yes Man ha 2 finali. Il primo è ottenibile vincendo Overdone con Yes Man e utilizzando il Platinum Chip aggiornando il sistema operativo dei Securitron. In questo caso, grazie all'aggiornamento, i Securitron riescono a tenere a bada il caos dilagante per le strade. Ma il secondo finale, quello che interessa a noi oggi, è ottenibile vincendo sì a Overdam con Yes Man, ma senza aggiornare il sistema operativo dei Securitron. Il Corriere, con l'aiuto di Yes Man, scacciò sia la Legione sia la RNC da Overdam, assicurando l'indipendenza di New Vegas da entrambe le fazioni. Con il Signor House fuori gioco, i Securitron rimasti sulla Strip stentavano a mantenere l'ordine. Le strade erano in preda all'anarchia. Quando si estinsero gli incendi, New Vegas rimase in piedi assumendo il suo ruolo di potenza indipendente nel Moave. Una New Vegas in preda all'anarchia potrebbe essere coerente con quello che abbiamo visto nella serie TV. E voi potreste pensare, fino a qui poteva arrivarci chiunque, tutto qui? Nel nuovo trailer, per pochissimi secondi, viene mostrato uno scontro a fuoco tra un Securitron e una persona in armatura atomica. Il Securitron sta utilizzando la sua mitragliatrice 9 mm. Ma vi ricordate in cosa consisteva l'aggiornamento contenuto nel Platinum Chip?
Immagino che ormai tu abbia familiarità con i miei Securitron. L'involucro in lega di titanio che protegge il nucleo elettronico devia abbastanza facilmente le armi leggere e le schegge di granate. Il suo laser Gatling X-25, prodotto dalla Glastinghouse Inc., è letale contro bersagli vulnerabili a medio raggio. E per la soppressione a corto raggio o il controllo antisommossa, il Securitron è munito di una mitragliatrice da 9 mm. Probabilmente tutto questo già lo sapevi. Quello che non sai è che queste sono le armi secondarie dei Securitron. Per tutto questo tempo, i miei Securitron sono stati costretti ad andare avanti facendo funzionare la versione 1 del sistema operativo, che non era dotato di un software pilota per le loro armi primarie. Il lanciamissili M235 permette ai Securitron di poter attaccare obiettivi terrestri e aerei a distanza significativa. E il lanciagranate a tiro rapido G28 rende il Securitron letale negli scontri a corto raggio. Nell'insieme, la versione 2 del software conferisce un aumento di efficacia nel combattimento del 235%. La città di New Vegas ha finalmente dei soldati degni della sua difesa. Certo, è possibile che molto banalmente in quello scontro a fuoco il Securitron abbia deciso di utilizzare un'arma secondaria, ma perché farlo se le tue armi primarie sono più efficienti? Dopotutto una macchina ragionerebbe così, no? Ora, probabilmente sono io che ormai sono convinto di questa cosa e voglio vedercela ad ogni costo. Oltretutto, se così fosse, se davvero chi sta realizzando questa serie ha pensato a questa cosa, vuol dire che conosce davvero molto bene il materiale originale. E per quanto io possa avere fiducia, considerando che forse approfondiranno la questione dell'algoritmo di House, non ho aspettative così alte. Perciò concludo questo video con una domanda. Nella New Vegas che vedremo a dicembre, sarà ancora valido il detto "la casa vince sempre"? Oppure ci ritroveremo una New Vegas senza dei e senza patroni? Se siete interessati a leggere l'intervista completa a Theroux menzionata in questo video, vi lascio il link in descrizione e nel commento pinnato. Grazie per la visione e alla prossima!